Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Excellence on your journey. Extra Sport. Kumho Tire. Ben ritrovati a tutti amici di Radio Rossonera, venerdì 9 maggio del 2025. Si gioca a Milan-Bologna questa sera e quindi ci vedrete da adesso in poi fino alle 22:45 per tenervi compagnia in questa giornata al post di San Siro, come detto, alle 22:45 quantomeno, pochi minuti dopo la fine della gara. Saluto intanto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati, soprattutto chi clicca il tasto del mi piace, quindi chi mette like, soprattutto chi commenta qua sotto, chi è iscritto, chi si iscrive, chi è abbonato, chi si abbona, grazie ragazzi del supporto. Allora, mi è appena arrivata la mail che è stata consegnata la webcam, quindi sappiate che dal prossimo torniamo in una sorta di video un pochino migliore, ma oggi dobbiamo parlare di un paio di 2 o 3 aspetti principali, ovviamente un pochino di partita e poi ci sono un po' di dettagli da dare sui mancati, in realtà, rinnovi di Theo e di Maignan, perché siccome sono successe alcune cosine negli ultimi giorni, è giusto dare un po' di aggiornamenti, però insomma avete visto la copertina, sicuramente non sono aggiornamenti positivi, però noi dobbiamo fare cronaca e la cronaca dice questo. Potremmo dire, Simo, habemus papam, non habemus rinnovo. No, neanche di e nemmeno gli auguri al proprietario habemus. Già. Pensa come siamo messi, cioè facciamo auguri a ex giocatori, allenatori, ricorrenze, festività, giornate mondiali di quello, giornate mondiali di quell'altro, ma al proprietario no. Come mai? Boh, è così tanto ben voluto. Vabbè, che dire, andiamo avanti, va, che è meglio. Parliamo della partita. Un secondo, velocissimamente andiamo sul campo, perché non dovrebbero esserci in realtà grandi sconvolgimenti, almeno lato Milan, perché come vedete, tolto Fofana che è uscito acciaccato e quindi va preservato per mercoledì, gioca Loftus, e Rafael Leao che ha preso il giallo e quindi è andato in squalifica la scorsa partita, gioca Joao Felix, il resto praticamente sono i titolari, con una chance per Santiago Jimenez là davanti, al posto sia di Jovic che di Ebram, uno perché ha acciaccato e l'altro perché insomma è ancora in recupero. Quindi Theo, Pulisic, Gabbia, Jimenez, tutti dentro. Così pare, dalle ultime informazioni di ieri sembra che le prove di settimana, quando avevano tentato un po' di sconvolgere la formazione, siano andate nel cassetto e invece è rimasta la formazione titolare alla fine. Ok. Come te lo spieghi, scusa? No, non me lo spiego. Ma magari la volontà di non sbracare 4 giorni prima con lo stesso avversario. Può essere di mantenere un pochino la concentrazione alta, magari vincere questa partita in questo modo, ti dà un po' di fiducia in vista della finale, della serie li ho battuti o li batto, poi tutto da vedere, perché comunque è da fare prima che da dire. Vinco e quindi io arrivo con un po' più di fiducia, loro arrivano un po' più sfiduciati, ci potrebbe stare come concetto. È ovvio che è un rischio, perché è inutile che ci nascondiamo. Mettere i titolari 4 giorni prima della partita purtroppo più importante della tua stagione è un rischio. Magari, diciamo così, è prevalsa la voglia di fare delle prove generali con la stessa squadra con cui giocherai e quindi magari prendere un po' già le misure, cosa che però in realtà può fare anche l'avversario, con te per la partita importante dei prossimi giorni, cioè la finale di Coppa Italia.
perché in realtà il Bologna, lo andiamo a vedere, qualcosa in più cambia. Cioè, per paradosso, loro che hanno più bisogno dei 3 punti per la classifica cambiano di più di noi. Quindi con De Silvestri a destra, Bökema che rimane praticamente l'unico titolare in mezzo, con Casale e Lico Giannis. Quindi Sì. fuori Miranda, fuori Lucumi e fuori Calabria. Mhm. Ebischer prende il posto di Ferguson e quindi rimane solo Freuler in mezzo al campo. Orsolini è l'unico dei titolari dietro la punta, perché gli altri sono Fabian per Odgar e Dominguez per mi verrebbe Ndoye. da dire Ndoye, però se sta bene, perché altrimenti lì ultimamente ci sta giocando oddio, mi sfugge in questo momento. L'ex Empoli, Cambiaghi. Cambiaghi, grazie Henry. E davanti rimane Dallinga. Mm. Però il Ma Bologna, nel come suo ruolo lo vedete, fa. qualche cambiamento in più lo fa. Sì, comunque io penso che anche in questo modo il Bologna sia competitivo. Sappiamo che conta la finale di Coppa Italia per il Bologna, sia perché comunque ad oggi è quella messa peggio delle squadre dell'8 Champions, cioè ci sarà, immagino, solo un posto disponibile e ci sono Juve, Roma e Lazio a 63 e il Bologna a 62, quindi è quella che ha un passettino indietro, sia perché comunque Italiano ha perso 3 finali e non penso voglia perdere anche la quarta, poi saremo noi a dovergli fargli perdere anche la quarta, mi dispiace, però starà a noi, ecco, quindi ci sta, entrambe le squadre magari cambiano un po', non tutto, qualcosina sì, qualcosina no. Io non so se a questo punto con la presenza cioè senza la difesa di Leao se avesse giocato comunque. Non lo so. Può essere. Può essere anche perché era partito in panchina l'ultima, quindi non era nemmeno così stanco. Va bene, noi parliamo della copertina adesso allora, Henry, dai. Mh. A proposito dei big, insomma, Leao ha il contratto sistemato, vabbè, almeno quello. Non dobbiamo parlare di rinnovi di contratto per Rafael Leao, ma dobbiamo parlare della questione di Teo Maignan. Per la 174esima volta, me ne rendo conto, però d'altronde, ragazzi, dobbiamo aggiornarvi su quello che in realtà ancora non è. Al di là delle parole che ogni tanto viene fatta la domanda a qualche dirigente nel prepartita, non nel post perché non vengono, ma nel prepartita sì. E la risposta è sempre quella. Parliamo, stiamo lavorando, parliamo, stiamo lavorando. Siamo vicini, in realtà non so se l'hanno detto mai, però L'ultima volta Moncada su te ha detto: "Siamo un po' più vicini", però mh. Allora, partiamo da Mike, dai. Con Mike si era già chiuso un accordo, ok? 2029, 5 milioni. mh, E non si scappa, nel senso, si era già chiuso un accordo tra la dirigenza e la gente di Mike Maignan. E Mike Maignan aveva detto sì. Quindi era tutto ok. L'ultimo contatto tra i dirigenti del Milan e il procuratore di Mike Maignan risale a qualche giorno prima del viaggio di Furlani a New York. Ok, con diciamo così l'intenzione di vado a New York, parliamo anche dei rinnovi di contratto, diciamo così, portiamo all'attenzione il fatto che abbiamo chiuso questo e quell'altro, quando torniamo formalizziamo. Nel mentre son passati in pratica 2 mesi, o giù di lì. E nel mentre non ci sono stati più contatti, nel senso, la parte Milan è svanita. Come avevamo detto più di una volta, l'accordo, come abbiam detto, è chiuso, ma siamo svaniti nel nulla. ehm, non commenterò. Nel senso che io ve lo dico e lo riporto sempre alla normalità, anche se il mondo dei calciatori è un mondo diverso, okay, che non c'entra una beata mazza con il mondo delle persone, mi verrebbe da dire normali, perché è un mondo davvero parallelo a livello economico, okay, ehm, però immaginate se questa cosa la facessero a voi. Io dico solo questo, io mi immedesimo in Maignan, con cifre che hanno tutti gli zeri in meno del mondo, va bene?
E provo a immaginare se dovesse accadere a me sta roba, cioè io impazzirei, io personalmente. Poi magari c'è anche chi è più paziente, c'è chi, ha più fiducia, c'è chi aspetta più volentieri e rimane focalizzato, per carità. A parte che Maignan lo è stato perché quest'ultimo aggiornamento è relativamente recente e anche dopo il periodo di "flessione" tra virgolette di Maignan con quei 3, 4 errori anche pesanti che aveva fatto. Quindi non lo so, cioè io personalmente impazzirei. Voi a casa o che ci state seguendo non lo so, però provate a immaginare questa situazione traslata al vostro lavoro, a un vostro ipotetico contratto di lavoro, rinnovo con un aumento magari anche importante, che vi dicono sì, 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 e poi per 2 mesi nessuno più dice A. E magari nel mentre avete anche offerte da altre parti, avete posti di lavoro più sani che vi vogliono, potreste fare esperienze più ambiziose, però voi comunque siete felici dove siete, vi hanno promesso un rinnovo di contratto con un aumento di stipendio e poi si sparisce. Io personalmente impazzirei, ve lo dico. Voi non lo so, però provate a immedesimarvi. Ma guarda, quello che possiamo dire è che entrambi hanno la voglia di restare, su quello non si scappa. Cioè, il gioco dell'assurdo, del paradosso di questa situazione è che nella tua situazione attuale, a giocatori come Pulisic, Reinders, Theo, Maignan, Leao, senza Champions League, con quest'annata giocata in maniera così ignobile, con le prospettive dirigenziali che sappiamo, ma tu dovessi accendere 8 ceri in chiesa sperando che questi non decidano di andarsene. Oltretutto, invece, la realtà è che questi vogliono stare e in parte sei tu che li stai allontanando, cioè è il paradosso dei paradossi. Siamo arrivati veramente fuori ogni tipo di contesto. Comunque, Mike vuole restare. Mike, a dispetto di Teo, è magari un pochino più quadrato, diciamo così. E questa cosa non l'ha presa benissimo. Poi io non vi posso garantire che se magari il Milan tra 15 giorni torna a bussare, Mike dice vabbè dai, Chiudiamo un butto occhio. giù, chiudiamo un occhio pure l'altro e firmiamo, è buona, con la speranza che io resto e voi tra un po' magari. No. E quindi voi no. Però su questo onestamente non lo so adesso, perché questo giochino non è piaciuto, giustamente. E ci mancherebbe, t'ho Il detto, io giochino di impazzirei. allungare la mano e poi toglierla non è bello. Io impazzirei, ci mancherebbe. Capibile, capibile. Speriamo che se speriamo innanzitutto che il Milan si svegli, punto 1, con il rinnovo di Maignan soprattutto. Punto 2, che se dovesse richiamarlo, che Mike dica: "Vabbè dai, va bene, chiudiamo un occhio e okay, speriamo che accada". L'altra questione è ancora più semplice in realtà. Siamo a 1 anno fa, a 9 mesi fa, a 6 mesi fa, a 3 mesi fa, a 1 mese fa. Non ci sono i contatti, che se ne dica. Su Theo. Eh sì. Cioè non ho nient'altro da dire onestamente, cioè, ho finito le parole. Quindi se per caso poi domani mattina il Milan si sveglia dopo 1 anno e decide di imbastire la trattativa per il rinnovo, questione che racconteremo nel caso. Quello che dobbiamo dire, cronaca, è che finora chiacchiere, niente. Quindi non so cosa si voglia fare. Cioè, o meglio, una mezza idea arrivata il 9 maggio me la son fatta di cosa si voglia fare. Però, Ma non sì, ma potendo prevedere il futuro, questo è. è inutile che ci nascondiamo. Sono giocatori acquistati dalla precedente dirigenza che hanno sofferto il saluto e l'addio della precedente dirigenza. Tanto li abbiamo visti, son rimasti in 4, Cioè della squadra che ha vinto il campionato, costruita da Maldini e Massara, son rimasti in 4. 2 di questi hanno il contratto che scade tra non troppo e non verranno e la situazione è quella che abbiamo appena descritto. Un altro di questi hai provato a lanciarlo in Inghilterra a nuoto, in aereo, in bicicletta, in treno, sotto la manica, in tutti i modi, a gennaio e prima di gennaio. L'altro è Leao che
non puoi, tra virgolette, perché hai il contratto fino al 2028, ma per me se arriva una mezza offerta non ci pensano neanche a vendere Leao. Questi sono rimasti, perché l'altro è Gabbia che avevi mandato tu in prestito al Villarreal per prendere Pellegrino. Guarda che sono rimasti questi, cioè sono rimasti questi. Gli altri sono stati tutti venduti o per delle noccioline o sparati in prestito a destra manca perché non potevi più, non ne avevi più di tenerli in rosa, o perché avevano bisogno di giocare, solo ed esclusivamente per il fatto che sono stati dei giocatori acquistati dalla precedente dirigenza. Perché a livello di senso logico non esiste, non a giudizio di valore, a senso logico. Prendi un allenatore, l'unico giocatore che difende Alexis Almacher e lo dai in prestito alla Roma. Cioè, tanto è inutile che ci nascondiamo, è inutile far finta di niente, è inutile star qui a dire il progetto tecnico, i giovani, gli ingaggi. No, gli ingaggi no, perché anche ieri al talk avete fatto vedere la questione degli ingaggi. Ragazzi, apriamo gli occhi, per piacere, apriamo gli occhi. Anche gli ultimi baluardi paladini di questa dirigenza, ragazzi, apriamo gli occhi. Ci sono 1670 cose che vengono prima del risultato sportivo di AC Milan. Noi ci ritroviamo tra poco per Lunch Talk e poi stasera, come detto, alle 22:45 il post di Milan-Bologna. Henry, grazie. Ciao, a più tardi. A più tardi. Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Excellence on your journey. Extra Sport. Kumho Tire.